Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi nel proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per questa primavera. Vi ricordo come sempre che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di andare ad ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche per questa primavera 2022. Acquario, abbiamo il mondo. Molto bene, direi. Per qualcuno si prospettano cambi positivi. Il mondo è sempre un'energia di chiusura di un ciclo e apertura di un altro ciclo. Sono cambi che arrivano, beh, abbastanza velocemente, direi abbastanza in fretta, ma sono comunque sempre cambi che portano ad un miglioramento nella vita personale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, perché avete questo mondo qui per questa primavera. Wow, la temperanza. Poi abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario, un fante di coppa al contrario, un fante di pentacoli al contrario. E allora, sento che è come se aveste raggiunto una sorta di equilibrio o siate in questa fase di raggiungere un equilibrio, probabilmente qualcuno sta cercando quello che è un equilibrio o la carta della temperanza mi può parlare anche di quello che è una sorta di guarigione. Per qualcuno sento che è una guarigione fisica, da un punto di vista fisico, diciamo così, dopo un periodo di degenza piuttosto lungo. Mhmm, il cavaliere di bastoni, al contrario, beh, in realtà un po' tutte queste 3 energie al contrario, potrebbero essere 3 persone diverse, quindi potrebbero essere magari una persona, più affine a quello che potrebbe essere la vostra età, piuttosto che, altre 2 persone di tipo più giovane o giovanili, oppure potrebbero far riferimento a quello che è, guardate, quello che sento è che è come se non ci fosse, se vogliamo, la capacità, all'inizio della primavera mi parlano di voglia di tornare indietro. Io avrei detto la capacità di fare un qualche tipo di azione, o sento che qualcuno qui deve chiedere scusa o vorrebbe che, venissero fatte delle scuse, okay, però è una cosa che non arriva ed è un po' per quello probabilmente che c'è anche questo mondo, perché cambia un po' quello che è la realtà, okay? È come se, probabilmente c'è qualcuno che un po' vi è scaduto, diciamo così, Allora, poi andiamo avanti con un 9 di pentacoli, che comunque è una carta di forte indipendenza ed è una carta di amor proprio. La luna, la luna parla di quello che è una sorta di profondità, se vogliamo, no? Poi abbiamo un 6 di coppe al contrario e un 9 di spade. È come se ci fosse qualcuno qui che, si rende conto, diventa, diciamo così, indipendente se vogliamo, da quelli che sono i sogni un po' illusori, le aspettative degli a o da un sogno in particolare, okay, è come se perché comunque ci sono 2 carte, vicine che riguardano il passato, riguardano un qualche tipo di energia nostalgica, un qualche tipo di potrebbe anche fare riferimento alle paure che tornano a galla del passato, ai pensieri, alle ansie, alle preoccupazioni ed è una cosa che potrebbe essere, legato al proprio stato di indipendenza, proprio economica, proprio da un punto di vista materiale. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Sì, perché asso di denari, la forza, wow!
Sì, allora, la fine del periodo ha quest'asso di denari, la forza, l'imperatore e il mondo. Sono 4 carte bellissime, è come se ci fosse un inizio, un qualche tipo di potrebbe essere anche dono a livello materiale, magari qualcuno vi aiuta o con una casa o con un lavoro o comunque magari vi regalano dei soldi, magari vincete perché, l'asso di denari fa anche riferimento a quello che sono le vincite al gioco. E io sento che troverete una forza, un nuovo coraggio per affrontare quello che è la vostra stabilità, per affrontare l'imperatore, che potrebbe essere una persona, ma in questo caso sento che per molti si tratta di quello che è una stabilità sia interiore che esteriore. Quindi si tratta di tutto quello che si è costruito o che si vuole costruire, okay, ed è lì che arriva il cambiamento del mondo di cui parlavamo all'inizio. Quindi, riassumendo, diciamo così che il periodo inizia con una sorta di equilibrio, se vogliamo, con quello che è la temperanza o una sorta comunque di sento di guarigione. C'è qualcuno qui che sta volando, guardate cosa si è girato, che sta volando in alto o perlomeno è quella la direzione che si sta prendendo, okay, nei confronti di questa persona o di queste persone. Potrebbe anche essere un gruppo lavorativo, perché comunque, potrebbe essere un gruppo lavorativo. Ehm, Sento che in qualche modo a metà periodo, quindi a metà primavera, ci sarà quello che è un diventare indipendenti, scegliere se stessi piuttosto che gli altri, nonostante le paure, nonostante le esperienze passate, nonostante ci siano state, come dire, magari degli errori, ecco, nel passato, però sento che è un qualche cosa che si sta lasciando indietro, okay? È vero, probabilmente tutte queste paure ritornano un po' a galla, creano un po' questa sensazione da 9 di spade, però quello che vi dico, state tranquilli perché alla fine del periodo è un periodo di un momento di svolta, un momento di cambiamento. Come vi dicevo all'inizio, il mondo porta sempre a quello che sono dei cambiamenti favorevoli e la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo e qui anche ce l'avevate. Poi casualmente mi sono accadute queste 3 carte che sono il 10 di pentacoli, il giudizio e il 6 di bastoni, cioè che carte volete di più? Okay, l'abbondanza economica sia all'interno di una famiglia piuttosto che di un gruppo aziendale. C'è quello che è una chiamata, che può essere sia di tipo fisico, sia di tipo spirituale. Io qui sento che per qualcuno è una chiamata di tipo interiore, nel senso che è come se si avesse quello che è un'ideona, un'idea molto forte, un'illuminazione per avere successo, perché 6 di bastoni vi ricordo che è la carta del successo. Quindi andrà tutto bene alla fine, è un buon periodo. Abbiate fede insomma. Okay, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine per i nostri amici dell'acquario. Andiamo a vedere che altro vi dicono. Riflessione, co-creazione. Quella non si vede. Wow, allora, riflessione parla proprio del pensare, del riflettere, di quello che è, se vogliamo anche un po' il valutare, il mettere sulla bilancia, giustamente, è anche cascata sopra la carta della temperanza, la temperanza parla di equilibrio, okay, parla di un momento dove si deve cercare quello che è la propria stabilità interiore e, lo si può fare attraverso proprio la riflessione, quindi quella carta lì la metto lì. Poi abbiamo co-creazione. Co-creazione parla di creare la propria realtà in modo consapevole, sapendo bene che sono i nostri pensieri che creano la realtà, okay, infatti ci sono come delle nuvolette, come delle bollicine, no, la mettiamo qua. Poi abbiamo buona volontà e lo metto assolutamente vicino alla forza, perché è forza di volontà, okay, la forza. E poi abbiamo positività. Guardate, è bellissimo perché abbiamo rifletti,
su cosa co-creare, mettici buona volontà e resta positiva. È un po' il messaggio anche della temperanza, questo avere pazienza, restare perché comunque avere pazienza vuol dire, riuscire, diciamo così, a rimanere in attesa di un qualche tipo di avvenimento che si sta aspettando, però con un atteggiamento assolutamente positivo, okay? Bene cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.